Arte e scienza hanno in comune tante cose, sicuramente la curiosità, la creatività e la capacità, l'attenzione di guardare al futuro. La collaborazione tra scienziati e artisti può essere un elemento positivo per entrambi. Questa contaminazione tra queste due discipline così diverse può portare da entrambi i punti di vista ad immaginare nuovi scenari e nuove prospettive. Grazie al programma europeo STARS, Area Science Park ospita la residenza artistica di Sissel Marie Ton. L'artista danese, a partire da febbraio 2022, ha incontrato più volte online i nostri ricercatori, in particolare i data analyst del centro di calcolo Orfeo. A maggio, finalmente, si incontrano dal vivo. Il progetto START rappresenta per noi un veicolo, uno strumento per mettere assieme quella che può essere l'attività di ricerca scientifico-tecnologica, gli strumenti della tecnologia e l'arte. L'arte può offrire uno strumento per comunicare più facilmente la ricerca. Se questo impatto che la scienza ha può essere fatto, comunicato alle persone, alla cittadinanza, alla società attraverso una rappresentazione artistica, questo può avere un effetto, un impatto molto più alto. Hanno grandissima similarità, costruiscono entrambe su quella che può essere la competenza, lo sforzo, la fatica, la capacità di manipolare, di gestire strumenti tecnici. Quello che è interessante è la modalità con cui l'arte può sfruttare strumenti tecnologici. Quindi per noi era un po' una sfida vedere se effettivamente la nostra capacità di comunicare la scienza e la ricerca potesse trovare un veicolo nell'arte e nella manifestazione artistica. Arte e scienza, sono sempre stato convinto che siano due forme di una stessa realtà, di una stessa impresa umana, volta all'innalzamento proprio dello spirito umano innanzitutto. Il legame tra arte e scienza è abbastanza evidente, secondo me, in quello che è la capacità di astrazione. Una delle maggiori forze motrici è proprio la ricerca di bellezza. Questa ricerca verso la bellezza poi si trasforma anche in verità, perché poi si confronta con le realtà sperimentali. L'esperienza con Sissel è stata molto illuminante. Sin dalle prime battute io e altri siamo rimasti molto affascinati dai suoi racconti e da quello che stava proponendo. Fa capire come non solo esistono dei punti di contatto, ma anche proprio si può creare un percorso comune, condiviso, che può essere di grande stimolo creativo. Si può creare una sinergia molto utile a tutti. Quando persone come noi che si occupano di scienza entrano in contatto con gente dalle prospettive così differenti, questo ci aiuta moltissimo a risvegliare quelle parti un pochino rimaste discoste, no, di noi stessi. The residency for STARTS that I'm doing in collaboration with Area Science Park is called The Sentinel Self, and it is a simulation built in the game engine Unity. So the entire work is a kind of opportunity to ask ourselves what is this role of being a sentinel species to microplastics, and how might it change our perspective on how our bodies are connected with the surrounding world on a very material level. Even before I got the STARTS residency, I had the opportunity to meet Alessio online. Immediately we started working together. We were the oscillations that were kind of coming together and coming into synchrony, which is really the best collaboration you can hope for. The way that art and science can contribute to each other's fields, I think it's an exchange of ideas and mutual inspiration and a mutual curiosity to how the world works. And I think artists can help scientists imagine and think out of the sometimes rigid frameworks that they are required to think in, which is also important for scientific rigor. But scientists, I think, can also inspire artists to look in a more methodical way, as well as reveal just incredible details and facts about the world. And I really always enjoy developing my ideas and developing my concepts together with scientists for this very reason. Sarà molto interessante per noi capire che cosa può nascere da questa contaminazione tra arte e scienza, che cosa può rimanere all'artista e che cosa può lasciare alla scienza.